Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere una ricetta originalissima, la zucca ripiena di scamorza affumicata e speck. Vediamo la ricetta. Per fare la zucca ripiena noi utilizziamo circa 2 kg di zucca violina baby, 200 g di speck, 300 g di scamorza affumicata, un piccolo rametto di salvia e di rosmarino, 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi statico. La zucca quindi farà da guscio. Quindi la tagliamo a metà, togliamo i semi, un po' d'olio, circa mezzo cucchiaio per parte, spennelliamo, le mettiamo adesso sulla carta da forno, vedete, capovolte, su una leccarda, e mettiamo le due parti della zucca in forno e inforniamo a 200 gradi statico. La scamorza va grattugiata, fori larghi. Andremo a tritare il rosmarino e la salvia, non se ne mette tantissimo perché sapete che poi il rosmarino soprattutto va a coprire un po' il sapore. E se vi piacciono le ricette con la zucca vi lasciamo in descrizione sotto al video di YouTube una playlist con una decina di ricette tra primi, secondi piatti e dolci con la zucca. La facciamo raffreddare 5-10 minuti e poi la condiremo. A questo punto le giriamo. E schiacciamo un po' la zucca con i rami della forchetta. Sale, pepe, salvia e rosmarino tritati, un goccino di olio e amalgamiamo in modo da condire la zucca. Fateci sapere se anche voi fate la zucca ripiena e se è la prima volta che vedete i nostri video scriveteci nei commenti da dove ci state guardando, ci fa sempre tanto piacere. Prima di andare via non dimenticate di cliccare sulla campanella in basso a destra in modo che YouTube vi avvisi quando esce una nostra nuova videoricetta, in genere una volta a settimana. Mettiamo lo speck . E amalgamiamo. La scamorza affumicata grattugiata. Considerate che la combo zucca e scamorza affumicata già è buonissima. Poi in più lo speck, insomma, sono tutti ingredienti che legano molto tra loro, perché sapete che la zucca ha poi un gusto abbastanza neutro, dolce, quindi va condita, ecco.
però è importante metterci ingredienti che leghino poi molto bene con la zucca, altrimenti rischiate di avere un pasticcio, ecco. E continuiamo a condire, perché adesso abbiamo più che altro condito la polpa, ma adesso quello che mettiamo sopra, che è ancora il resto della scamorza grattugiata, ci serve per creare una sorta di gratinatura, di crosticina, ecco. Però come detto prima va condita, insomma, perché poi il gusto della zucca è molto neutro, molto dolce, va necessariamente unito ad altri ingredienti. E anche lo speck lo mettiamo sopra e inforniamo a 200 gradi ventilato. Finché si forma la crosticina sopra, e dopo 10 minuti tiriamo fuori la zucca. Ed eccola qui, è bellissima, e vedete è filante, è veramente delizioso, e lo prendete dal guscio e lo mangiate. Alla prossima ricetta, ciao!